E finalmente chiudiamo questo giro per tutta l'Italia tornando a Roma, più precisamente a Pratica di Mare, con l'ultimo video. L'aeronautica militare, attraverso il progetto WING, Weather Interoperational GIS, sta sviluppando uno strumento ad altissima interattività per la rappresentazione e l'analisi di dati e prodotti meteorologici, finalizzate al supporto decisionale. Le direttrici portanti del progetto sono la razionalizzazione del parco software che il personale del comparto meteorologico dell'aeronautica militare utilizza per lo svolgimento delle proprie mansioni, a giovamento della sostenibilità logistica, il superamento delle criticità di sicurezza cyber che inevitabilmente i software più datati presentano. La realizzazione di un'unica piattaforma di fusione di tutti i dati meteorologici che permetta di generare informazioni a valore aggiunto dai dati assimilati, che presenti interfacce ritagliate sulle specifiche esigenze delle postazioni operative meteo, come ad esempio la veglia aeronautica, le previsioni generali di nowcasting e media scadenza, oppure l'attività aeroportuale e il supporto alle operazioni. Utilizzare quindi tecnologie ottimali per sbloccare l'interoperabilità dei sistemi in ambito difesa. L'utilizzo di un sistema GIS basato sulla piattaforma Esri permette di sovrapporre tematismi meteorologici di diverso tipo e di analizzare i dati con strumenti geospaziali. Inoltre è possibile inserire nel sistema ulteriori informazioni per il supporto e la condotta delle operazioni aeree, in particolare delle operazioni fuori dai confini nazionali. Il sistema è predisposto per l'interoperabilità in ambito difesa attraverso i più comuni protocolli utilizzati in ambito GeoMetoc. Il sistema WING, raggiungibile attraverso il servizio Aeronet, è stato sviluppato al Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale di Pratica di Mare. L'altissima operatività consiste nella possibilità di selezionare i dati GeoMetoc secondo le necessità operative in maniera puntuale e dettagliata. Garantire questa caratteristica interagendo con un volume di dati sempre crescente rappresenta una sfida che richiede l'implementazione di tecniche di scalabilità estremamente massive ed evolute che permettono di contenere i tempi operativi. Tuttavia, l'ulteriore miglioramento è quello di rendere il sistema altamente efficiente in situazioni di bassa connettività e in condizioni che necessitino isolamento delle postazioni su computer standalone. A regime, questo sistema permetterà di fornire informazioni di sintesi dell'impatto meteorologico sulle operazioni aeree, terrestri e navali, per il supporto decisionale in contesti molto complessi. Lo sviluppo ulteriore del sistema WING consentirà di renderlo lo standard per l'utilizzo dei dati METOC in ambito difesa e per considerare compiutamente l'aspetto meteorologico in ambito operativo, integrando informazioni complesse dal singolo punto fino a coprire una Joint Operation Area. Il sistema potrà essere personalizzato per mezzo di moduli ritagliati su necessità specifiche, integrando il tradizionale contesto meteo con le esigenze della difesa CBRN e dello Space Weather, al fine di sviluppare algoritmi per il calcolo immediato degli impatti su specifici profili di missione. Tutti questi video verranno pubblicati su internet, su YouTube tra un paio di settimane, quindi avrete la possibilità comunque di rivederli, anche perché oggi magari non ve lo siete goduto moltissimo a questo punto della giornata, ma chiedo subito di salire sul palco al tenente colonnello Alessandro Cheloni. Alessandro. È un piacere averti di nuovo con noi. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te. E diciamo una domanda semplicissima ma che sicuramente è importante per il successo di questa attività. Qual è stata la sfida più grande che avete dovuto affrontare per realizzare questo sistema? Voi gestite adesso tutti i dati meteo sia civili che militari. Cioè per uso civile e per uso militare, dati meteo non sono né civili né militari, per uso militare e per uso civile. Qual è stata la sfida che avete dovuto affrontare che ti ha colpito di più?
Allora, la gestione della totalità dei dati meteo che gestiamo tutti i giorni ha posto una sfida importante, perché il volume è veramente grande. Si parla di centinaia di messaggi meteorologici al giorno, con picchi di 50.000 al giorno, e circa mezzo tera di dati binari al giorno, con 7 satelliti che forniscono immagini satellitari, ad esempio. Quindi diciamo che inizialmente l'esigenza Che vengono elaborati dagli algoritmi, tutta questa massa di dati viene elaborata? Sì, diciamo che per i 3/4 è generata dai modelli di previsione matematica che girano sul supercalcolatore, e gli altri sono quelli di satellitari, diciamo così, che vengono dai satelliti geostazionari e polari. L'esigenza inizialmente era molto pragmatica. Noi produciamo ancora oggi comunque decine di migliaia di file statici che pubblichiamo sul web in uso agli nostri operatori meteo. L'idea era quella quindi di superare questo modello di indagine meteorologica e conferire maggiore possibilità al nostro operatore di interagire con il dato on the fly, on demand. Quindi un senza produrre. servizio invece che un dato scaricabile. Esattamente, con questi volumi di dati però ci siamo trovati di fronte ad esigenze un po' contrastanti, cioè Certo. effettivamente gestire in tempistiche operative questa grande quantità di dati, conferire alla soluzione la corretta robustezza e reattività e fornire strumenti, ad esempio geospaziali, al nostro operatore per estrarre informazioni a valore aggiunto dai dati ingeriti, quindi informazioni ritagliate e attagliate sulle esigenze specifiche, perché l'aeronautica militare eroga molti servizi, ma questi servizi producono tante postazioni diverse, ognuna delle quali ha le proprie esigenze. Parliamo della veglia aeronautica, il supporto quindi servizi alla navigazione aerea anche civile, parliamo della meteorologia generale, parliamo supporto alla protezione civile, parliamo delle operazioni apertuali oppure supporto decisionale alle operazioni fuori area. Il sistema di Wing, considerate che in questo momento forse è il più grande sistema a microservizi che abbiamo in Italia, proprio per questa ragione, perché la soluzione è stata quella poi di creare una piattaforma di microservizi che fosse in grado di scalare velocemente. Esattamente. Una delle sfide tecnologiche più grandi è questa, perché la fase di assimilazione di tale volume di dati non deve interferire con la reattività del sistema per gli scopi operativi. Quindi l'organizzazione a microservizi su piattaforma Kubernetes, grazie al team di sviluppo e al grande sforzo di pensiero che hanno fatto, è stato possibile realizzare un modulo a parte che effettivamente alimenta il core del sistema, che poi è basato su ArcGIS. Ultima domanda, così lasciamo tutti finalmente alla chiusura. Chiaramente cosa vedranno i cittadini di tutto questo? Vedono già dei servizi meteo che sono disponibili, ma vedranno qualcos'altro? Beh, sicuramente sì, la meteorologia, come aveva detto lei, è di tutti, diciamo, certo. di natura non è militare. No. Okay? In effetti questo sistema si presta molto ad un concetto di dual use, perché, come ho detto prima, l'aeronautica militare è service provider di alcuni servizi alla navigazione aerea in ambito meteorologico, quelli di rotta e quelli di aria, e quindi questo già non è più un ambito militare. Dopodiché abbiamo anche le postazioni generali a supporto della protezione civile, meteorologia generale e così via. Quindi diciamo sicuramente in tutti questi ambiti di riflesso il cittadino avrà dei benefici, perché avrà delle informazioni e un supporto Più puntuali, più veloci, più preciso. più precise. Esatto. Grazie mille Alessandro.